ビケキャシャン叩けキャシャン砕けキャシャン。 Ciao a tutti amici e bentornati sul canale. Bene, allora siamo ancora in attesa purtroppo dell'arrivo dei pezzi per proseguire il montaggio del Mazinger Z Hachette. Stessa cosa per la build up che riguarda Kit, ovvero Knight Rider della De Agostini. Pertanto continuiamo con i video dedicati ai Chogokin della mia collezione. Quest'oggi in particolare voglio parlarvi di Kiashan e Flender, che come potete vedere dalla scatola sono della versione prodotta da Icarus Toys. Allora, facciamo prima un piccolo riepilogo di chi è Kiashan e a quale anime è riferito. Allora, Kiashan, che nel corso delle varie poi sue evoluzioni cambierà nome anche in Kashern, come potete vedere qui dalla scatola, fino a passare all'americanizzato Kashan, è una serie in 35 episodi prodotta dalla Tatsunoko Production nel 1973, quindi diciamo parecchi annucci fa, no? Però arrivò in Italia solo nel 1980. Nel 93 poi la Tatsunoko ha fatto un UAV, quindi una serie composta da 4 solo episodi rimodernizzata, diciamo, adattandolo anche a livello diciamo tecnologico un po' più vicino diciamo ai giorni nostri. E poi c'è stata anche una serie live action, un vero e proprio remake e un reboot dal titolo Kiashan Sins, composto di solo 24 episodi. Ma noi parleremo comunque della serie originale, perché è quella che comunque io gradisco di più e che mi è rimasta nel cuore, probabilmente perché è quella che ho visto appunto da ragazzo. Allora, la storia parla di una terra ormai rovinata dall'inquinamento, come purtroppo è anche nella realtà nostra, dove in Giappone il dottor Azuma, uno scienziato che vive in un grande castello medievale, decide di fare qualcosa per aiutare il mondo, quindi a risolvere questi problemi dell'inquinamento. E per fare ciò sviluppa un'intelligenza artificiale. Decide di inserire questa intelligenza artificiale all'interno di 4 androidi di sua costruzione e li chiama Breaking, Sagure, Akubon e Barashin, e li programma appunto per fare in modo di lavorare sulla Terra e essere da prototipi per un'armata di robot dedicata appunto a ripulire il pianeta da tutti i danni fatti dall'uomo. Accade però, nella migliore tradizione degli anime giapponesi, che durante la notte, con una tempesta di fulmini, se non ricordo male, un fulmine colpì l'impianto elettrico appunto nel castello, arrivò fino al laboratorio del dottor Azuma e mandò in cortocircuito i cervelli elettronici di questi androidi. Questo cortocircuito fece sì che questi androidi lessero il problema principale della Terra proprio come la presenza minacciosa dell'uomo, perché è stato l'uomo a danneggiare il pianeta, e quindi decidono di propria iniziativa di ribellarsi al dottor Azuma e di creare una vasta armata robotica per eliminare tutti gli uomini dalla faccia della Terra e ripristinare quindi così il pianeta alle sue condizioni originali. Ovviamente tutto questo lascia il dottor Azuma nello sconforto, capisce il grave errore che ha fatto non ponendo sufficiente attenzione ad evitare una situazione del genere. I robot chiaramente sono molto più forti degli uomini ed era difficile combatterli anche con le armi tradizionali. Fu così che Tetsuya, il figlio del dottor Azuma, decise di chiedere al padre di essere trasformato anche egli in un robo cyborg, in maniera tale da avere la forza necessaria a combattere contro questi spietati nemici. Ovviamente il padre spiega al ragazzo che potrebbe non essere più possibile riportarlo nella sua forma umana, ma il ragazzo decide comunque di accettare e così il dottor Azuma decide appunto di trasferire la coscienza di Tetsuya nel corpo di Kiashan, questo robot antropomorfo dalle spiccate sembianze umanoidi, quindi la gente non capirà che si troverà davanti a un robot, ma penserà di trovarsi di fronte a un ragazzo fortissimo.
E farà lo stesso anche con l'incarico di Tetsuya, che era stato da poco ucciso appunto da questi robot nemici. Il cane Lucky. Anche Lucky viene trasferito come coscienza nel corpo di un cane robot, Flender. Così ora i due ragazzi, i due amici, di nuovo insieme, useranno la loro straordinaria forza per combattere questo nemico comune e riportare la pace sul pianeta. Nemico comune che trae diretta ispirazione dagli avvenimenti avvenuti nell'Europa del XX secolo, in quanto le armate comandate da Breaking hanno molta somiglianza con quello che avvenne nella seconda guerra mondiale, tant'è vero che Breaking stesso ha un aspetto molto simile nel viso e nella testa in generale all'aspetto del dittatore Benito Mussolini, che comandò l'Italia in quell'epoca. Gli altri, oltre questa somiglianza, aveva anche delle caratteristiche comuni comunque a Hitler, come il fatto magari dell'amore per gli animali, tant'è vero che in seguito lui teneva molto a un cigno robot, di cui parleremo fra poco, e diciamo anche gli altri 3 ministri che lui chiamò così, quindi Sakura, Akubon e Barashin, avevano degli aspetti abbastanza un po' bizzarri, però comunque sempre con un aspetto come se avessero delle uniformi metalliche addosso alla fine, un po', no? Che ricordavano un po' le armate delle SS naziste. Tant'è vero che anche il saluto che questi robot facevano al loro capo era un saluto chiaramente di ispirazione nazista, quello con il braccio teso. Quindi diciamo che la Tatsunoko ha voluto richiamare un po' nella storia quello che fu un po' il disastro dell'invasione nazista dell'Europa nel XX secolo. Dicevamo del cigno. Il cigno in realtà era un robot che nascondeva al suo interno la moglie del professor Azuma, Midori. Il professore decise di nasconderla lì con un procedimento simile ma un pochino diverso rispetto a quello che ha usato per trasferire la coscienza di Tetsuya nel robot. In questo caso trasferisce proprio fisicamente tutto il corpo della moglie all'interno di questo cigno, diciamo con una sorta di teletrasporto che la smaterializza, no? E Midori sarà in grado di riproiettarsi tramite gli occhi di questo cigno robotico solo in presenza della luna piena, e tramite questo espediente sarà in grado di spiare le armate robotiche senza farsi vedere, in quanto essa stessa ha l'aspetto di un robot. Lo stesso Breaking, vedendo la bellezza di questo robot cigno e essendo appunto amante degli animali, decise di prenderlo con sé e quindi di tenerlo proprio sempre vicino a lui, e questo aiutò molto Midori nell'acquisire informazioni necessarie poi a Kya-shan per aiutarlo a combattere questi nemici. Kya-shan non combatterà questa guerra da solo, perché oltre ad avere appunto la madre nascosta nel cigno Suani e oltre ad avere Flender, suo fedele amico, che gli consente anche di combattere appunto trasformandosi in vari mezzi di locomozione, ha anche un'amica umana che è una vecchia amica di infanzia e che conosce il suo segreto. Sto parlando di Luna, che è la figlia di un altro scienziato amico del padre di Tetsuya, il quale anch'egli fu purtroppo ucciso dall'armata robotica, ma prima di morire consegnò alla figlia la pistola MC, che praticamente è una pistola che sparava a un forte campo magnetico in grado di distruggere il cervello elettronico degli androidi, e quindi era un'arma sicuramente molto temuta dall'armata di Breaking. Insieme decideranno di girare tutto il mondo, e questa è una cosa un po' diversa rispetto ai soliti anime giapponesi che di solito svolgevano le loro storie ambientate appunto sempre nel Giappone. Questa volta invece li vedremo girare anche in Europa, e ci saranno diverse battaglie che alla fine porteranno, tramite un'arma particolare sviluppata appunto dal professor Azuma, sfruttando il passaggio di una cometa, a distruggere l'intera armata dei robot nemici. Quelli sopravvissuti saranno tutti riprogrammati e finalmente serviranno per il loro scopo originale, ovvero ricostruire il mondo ormai devastato. Purtroppo per lui Tetsuya non potrà tornare al suo aspetto umano, perché comunque la tecnologia dell'epoca non lo permette, quindi deciderà di rimanere insieme a Flender a difendere comunque il mondo per evitare che nuove catastrofi
possano avvenire in futuro. È un anime diciamo dai toni molto cupi, dai toni molto tristi, contrariamente a molti altri anime che abbiamo visto nel periodo, dove magari c'erano anche delle storielle un pochino più sbarazzine, no? Un pochino più portate al divertimento. Qui invece vediamo proprio il tono, diciamo, della disperazione, della tristezza che pervade ogni episodio, nonostante poi alla fine i nemici vengano sempre sconfitti, però vengono sempre sconfitti pagando comunque un prezzo di qualcuno che comunque muore, di comunque delle città devastate, cioè c'era sempre qualcosa che comunque faceva vedere che c'era una guerra difficile da vincere, da poter risolvere. E questo quindi è quanto concerne l'anime di Kya-chan. Mi sono anche dilungato un po' troppo, ma era giusto anche spiegare agli amici che magari non conoscevano questa serie di che cosa parla appunto il modello che andiamo a vedere oggi. Allora, vediamo adesso la scatola. Come vedete, una scatola rispetta anche questa i toni un po' cupi della serie, con dei colori molto scuri, con questa luna piena che si vede sullo sfondo, che fa un bel contrasto con l'immagine dell'eroe, no? Insieme al suo amico Flender. Ovviamente questa qui è un'immagine che è un'immagine artistica, se vogliamo chiamarla così, non è tratta dall'anime o da altre serie. Nella parte sopra vediamo che c'è Flender invece con un aspetto più simile a quello della serie animata. Nella parte laterale troviamo un'immagine di Flender e Kya-chan con una delle pose più iconiche che vedevamo anche nella sigla. Nella parte posteriore troviamo appunto di nuovo l'immagine di Kya-chan e Flender, questa volta con il nome anche in giapponese, indicato con i caratteri europei, diciamo, Kya-chan e Flender, e troviamo tutte le varie indicazioni di attenzione espresse solo in lingua giapponese. Qui viene messo scritto in inglese che contiene parti piccole, quindi non adatte ai bambini sotto i 3 anni di età, e poi c'è il marchio Icarus Toys. L'illustrazione sarà, diciamo, disegnata da Cho Limited, che dovrebbe essere una società, ed è licenziato, quindi un prodotto ufficiale, dalla Brands United Limited, che probabilmente è autorizzata dalla Tatsunoko stessa, come possiamo vedere qui dal marchio del copyright. Qui chiaramente c'è il solito codice a barre, che erano tutti prodotti ormai. Da quest'altra parte troviamo nuovamente quell'immagine, e nell'immagine diciamo in basso della scatola troviamo il nome in giapponese. Allora andiamo a vedere ora l'interno della confezione, che si apre in questo modo a vetrina, una delle cose molto care ai collezionisti di Chocokin, e possiamo già apprezzare quindi il contenuto della scatola. Come potete vedere abbiamo in questo caso il modello di Kya-chan. Poi vengono fornite in donazione anche una mascherina rimovibile, quindi mi fa pensare che probabilmente sia rimovibile anche questa qui che vediamo su questa testa. Questa testa aggiuntiva vediamo che ha diciamo l'espressione del viso un po' più arrabbiata, con la bocca aperta, forse nell'atto di gridare. Vediamo che ci sono dei set di mani aggiuntive, quindi vediamo le mani aperte, le mani che indicano con il dito, le mani con le dita completamente aperte, le mani a taglio per fare la mossa di karate, e le mani a pugno chiuso, probabilmente per tenere afferrato qualcosa. Mi sembra di vedere che contenga anche un secondo blister all'interno con delle parti aggiuntive, quindi a questo punto direi di aprire la scatola ed andare a visionarla meglio. Ecco qua. Allora, vi faccio notare lo sfondo della scatola, che contiene questa specie di disegni tecnologici, no? Con quella specie di spotlight che sembrano quasi veramente illuminati, ma che in realtà sono solo dei disegni sulla scatola. Possiamo rimuovere ora anche questo e andiamo a vedere più in dettaglio cosa contengono i blister che appunto vi confermo essere fatti in doppio strato. Vedete? Ce n'è uno che è sopra l'altro, quindi andiamo prima ad aprire la parte superiore.
Eccolo qua. E come possiamo vedere c'è un'altra testa di Keshan con un'espressione diciamo un pochino più seriosa, sempre ma serena, quindi con la bocca chiusa. Ora andiamo a vedere anche cosa contiene il blister sotto. Allora, in questo secondo blister troviamo delle zampe aggiuntive per Flander, cioè delle zampe, più che altro dei piedi aggiuntivi per Flander. Troviamo la basetta quadrata e il suo supporto per reggere in posizioni magari più acrobatiche il modello del nostro Keshan. Quindi diciamo può essere utilizzata per tenerlo risposto magari in maniera più stabile ed evitare che possa cadere magari urtando la vetrina, eccetera eccetera. Non so adesso bene in che cosa differiscono invece i piedi di questo Flander. Dunque mi sembra forse che, vediamo se riesco a tirarne fuori uno. Ah, ecco, allora questi, il piede ha degli artigli, vedete? Leggermente tirati fuori, mentre quello del Flander, diciamo quelli stannati già su Flander, che possiamo rimuovere dal blister, ne sono privi, sono più lisci, probabilmente forse per dargli più stabilità, mentre quelli con gli artigli possiamo utilizzarli per dargli una prosa più da combattimento. Allora a questo punto direi di togliere di mezzo questi blister e di passare a vedere un pochino meglio questi Chocokin di questi due personaggi. Chocokin molto simili a un action figure, ma con chiaramente le spiccate caratteristiche che troviamo nei Chocokin, quindi la presenza di metallo oltre alla semplice plastica. Allora io qui ora non starò chiaramente a cambiare tutte le varie mani eccetera, perché non è diciamo una cosa così fondamentale. Chiaramente le mani basta tirarle un pochino indietro per sfilarle e si metterà quella nuova, quindi non è un'operazione complessa da fare, ma andiamo direttamente a vedere le caratteristiche diciamo del prodotto. Allora vi posso già dire che ha un certo peso, non è pesantissimo ovviamente, però comunque non è nemmeno così leggero. È un prodotto che a vederlo al tatto dà una certa sensazione di solidità. Qui le gambe le sento metalliche, quindi è metallo, stessa cosa i piedi, li sento freddi, quindi è metallo. Le mani no, sono in plastica. Gli avambracci mi sembra ancora metallo, però ho qualche dubbio. Sembra metallo anche questo sopra, compreso anche il busto, mentre chiaramente il colletto qui della tuta diciamo è plastica anche il viso, è plastica diciamo queste antenne che poi sono anche un'arma di Keshan, mentre il casco sembrerebbe metallo. Quindi diciamo che è un modello che ha una buonissima percentuale di metallo, molto più alta del normale. E le pistole che ai fianchi invece sono in plastica ovviamente, ma sono comunque ben disegnate, ben definite, vedete? Molto particolareggiate. D'altronde vi ricordo che i pezzi che necessitano di più particolari, dettagliati, devono per forza di cose essere fatti in plastica, perché il metallo non offre la stessa semplicità di modellazione che ha la plastica, quindi per alcune cose purtroppo è quasi una scelta obbligata. Ruotano proprio come accadeva nell'anime, vedete? Possono girare completamente, ok? Sono snodate anche per fare questo tipo di movimento, quindi è possibile magari creare una posa dove magari lui sta per impegnare le pistole che vi ricordo venivano usate anche come propulsori per consentirgli di fare dei mega salti quasi a livello di volo, no?
e che quindi avevano questa doppia funzione. Normalmente Kachan combatteva più che con le pistole, combatteva proprio con la sua forza fisica, in quanto dava dei colpi di arti marziali ai robot nemici e li tagliava in due, quindi diciamo un robot che proprio per nascondere la sua natura di robot svolgeva la maggior parte della sua lotta con movimenti fisici e non con movimenti invece o con armi a raggi che potevano magari in qualche modo diciamo rivelare la sua natura non umana. Ecco, allora vediamo un attimo le articolazioni come sono fatte. Le articolazioni internamente ovviamente sono in plastica, questa è una cosa che le rende un pochino più deboli, però devo dire che comunque consentono un'escursione completa. Vedete, il braccio può ruotare completamente, può essere posizionato in tutti i modi, anche diciamo nel modo a crocifisso quasi, se vogliamo, no? Anche se qui ha un po' di limitazione e non lo riusciamo a portare completamente in orizzontale, purtroppo dovuto un pochino alla forma della spalla qui che fa da ostacolo al proseguimento. Io poi non voglio forzarlo oltre per evitare magari di poterlo per sbaglio danneggiare, ok? Ha questa specie di movimento che, come viene detto nel linguaggio di potere robotico, ogivante, no? Vedete? Fa questo giro qua, quindi consente escursioni della spalla un pochino più arretrate o avanzate, per dirsi voglia, in base a come volete metterlo. La testa ruota praticamente in tutte le direzioni, potrebbe fare anche il 360 gradi, ma chiaramente è una cosa che non si fa perché l'uomo non lo fa. E il collo può orientarsi in basso e un pochino in alto, ma in alto non più di tanto, però va molto più in basso che in alto, vedete? Le gambe hanno una buona escursione, cercherò di metterlo in una posa un po' da arti marziali, vediamo se ci riesco. Allora, ecco qua, diciamo, ecco, per quello che mi è possibile fare, diciamo così, velocemente per il video, è possibile fargli fare dei calci, però la posa non è molto naturale, perché questa non sarebbe proprio la posa giusta per tirare questo tipo di calcio, ok? Forse lo dovrò studiare meglio, io penso che dovrebbe essere possibile fargli fare qualcosa di meglio, anche se però al momento, sinceramente, non vedo come. Diciamo sarebbe stato necessario fare un'apertura più con un'escursione più laterale, cosa che invece vedo che non fa, o quantomeno non riesco io a fargliela fare in questo momento. Ecco, diciamo che giocando un pochino con le pose e girando in vari modi la gamba, poi alla fine, ecco, si può ottenere un qualcosa, ma comunque un po' una forzatura perché la gamba è un po' girata in maniera anomala. Però diciamo che, vabbè, dobbiamo sempre considerare che queste non sono giunture umane con della muscolatura, ma ci sono dei perni, come potete vedere anche qua dentro, che per quanto vogliono essere ben fatti, ma il numero di posizioni possibili sono comunque limitate. Come vedete lì può essere possibile fare una piccola escursione sopra sotto, no? Vedete? Ecco, io adesso ho sempre sganciato una gamba per farvelo vedere meglio, eccolo qua. Però chiaramente il numero di posizioni che può fare non è elevatissimo. Comunque, insomma, perdendoci un po' di tempo, alla fine qualche mossa di karate un po' particolare si riesce anche a far fare. Ho rimesso la gamba. Normalmente comunque verrà tenuto magari in pose un pochino più normali, quindi
diciamo che non si dovrebbe creare troppo il problema. Messo in pose più naturali, diciamo, è anche più plausibile da vedere. Come vedete in questa posizione un po' di guardia non è affatto male. La verniciatura è di un bianco perlato, diciamo che non mi sembra che ci siano grossi difetti, c'è forse un po' una grinzatura qui sulle gambe, si notano un pochino le linee di giunzione dove sono state accoppiate le parti che compongono la gamba, perlomeno nella parte della coscia. Nella parte sotto non ne vedo troppo, no, ecco, si nota anche un pochino sotto, però in maniera molto minore, anche se devo dire che anche sulla coscia da quest'altra parte invece si nota molto meno, quindi evidentemente è un difetto più marcato da questo lato. I piedi consentono di essere, diciamo, orientati in vario modo, c'è anche la punta che fa una leggera oscillazione sopra sotto, vedete? Può ruotare completamente di 360 gradi, anche se non è una cosa, diciamo, normale. Non ha troppa escursione laterale come caviglia, molto poco, quasi per niente, forse più perché io lo muovo così che per una reale capacità. Sotto possiamo notare, sotto il piede c'è scritto Tatsunoko Production, Icarus 2016, Made in China. Il busto consente di avere questo tipo di movimento, può fare anche un po' di torsione ovviamente, ma più limitatamente, ma questo già gli consente di poter essere posizionato in delle pose un pochino più dinamiche, vedete? Movimenti un po' più naturali. Devo dire che tutto sommato, pur essendo composto da parti separate tra loro, che invece dovrebbero comunque riflettere un corpo umano, quindi dovrebbe essere tutto uniforme senza questi tagli, vedendolo d'insieme non si nota troppo questa cosa, quindi alla fine, diciamo, ad una certa distanza uno avrà un effetto di impatto ottico come se fosse un po' un pezzo unico, no? Se vogliamo. Il viso di Tetsuya è abbastanza ben riprodotto, ovviamente non è perfettamente identico a quello visto nell'anime, perché comunque il disegno è una cosa e riprodurre un viso umano sulla plastica è un'altra cosa, però comunque, diciamo, nel complesso è ben disegnato. Anche il disegno qui sulle orecchie è ben fatto. Il casco non presenta difetti particolari di costruzione. Diciamo che nel complesso posso dire che è un modellino niente male, cioè personalmente sono molto soddisfatto. Mi ricorda a sufficienza il personaggio di Keshan. Avrei preferito magari una maggiore escursione delle gambe per fare le scene delle arti marziali, ma ripeto, per quanto possibile non è troppo facile da realizzare. Ora diamo un'occhiata invece a Flender. Flender è composto anche qui in questo caso da parti in plastica e metallo. Il collo sembra metallo, stessa cosa per il corpo principale, quindi anche questa parte qua. Qui dietro mi sembra più plastica, però sinceramente non ne sono sicuro. Dovrebbe essere plastica, anche se comunque ben verniciata. La coda è in plastica, le zampe hanno quella parte della coscia in plastica e un inserto centrale che invece sembra in metallo. I piedi dovrebbero essere in metallo. Ha una buona posabilità, come potete sentire, a differenza di Keshan ha i movimenti a scatto per posizionarlo, no? Molto carina questa cosa. Chiaramente lo scatto è solo sulla parte attaccata al corpo, mentre sulla parte qui della zampa non ha questa caratteristica. Ha delle articolazioni che gli permettono di metterlo veramente in delle pose molto canine, se vogliamo, ok? Stessa cosa su quelle posteriori.
Ecco qua, la coda è in plastica, ma logicamente viene fatta così anche per questioni di sicurezza, in quanto è a punta, quindi potrebbe essere pericolosa se uno se la dà negli occhi distrattamente. Anche di plastica farebbe male, ma meglio in plastica che in ferro insomma in die-cast. Qui il muso di Flender credo sia completamente in plastica, c'ho qualche dubbio per le orecchie, però direi che sia plastica anche questa. Caratteristica interessante di Flender è il fatto che può aprire la bocca, anche questa con un movimento a scatto. Ecco qua, molto carino, molto realistico. Non credo possa fare degli ulteriori scatti, non voglio forzarlo per evitare di romperlo, ma credo che comunque questo sia il massimo. Ci sono anche i denti, eccoli qua. La verniciatura è ben fatta, i colori sono azzeccati, sono proprio quelli dell'anime, se non ricordo male, quindi direi che possiamo dirci pienamente soddisfatti di questo prodotto. Bene ragazzi, allora che dire, personalmente questo modello mi piace. Di modelli di Kiashan, come pure del resto per Polimar, non ce ne sono molti in giro, mi pare ci siano solo quelli della Sentinel, oltre a questo della Icarus Toys per quanto riguarda Kiashan, quindi diciamo non c'è molto da scegliere. Io però preferisco rispetto a quello della Sentinel questo qui della Icarus, proprio perché diciamo nel suo insieme si notano di meno le demarcazioni con cui è suddiviso il modello, no? Tra una parte e l'altra, dà più un aspetto uniforme che fa pensare a una unica tuta nella sua vista d'insieme, mentre il modello della Sentinel secondo me si notano di più questi stacchi, quindi dà più l'aspetto proprio della cosa giocattolosa, diciamo, no? Non voglio dire nemmeno robotica, perché in realtà il modello di Kiashan deve avere l'aspetto comunque di un ragazzo umanoide, non deve far sembrare di essere un robot, anche se poi lo è nella realtà, no? Quindi l'aspetto che deve mostrare è sempre quella di un uomo in una tuta. Oltretutto questa confezione mi piace molto perché racchiude insieme proprio tutti e due i personaggi, sia Kiashan che il suo amico Flender, cosa che invece non faceva la Sentinel, che nella sua serie vendeva separatamente Kiashan e dava la possibilità di avere la seconda testa, quindi se non ricordo male quella con il viso aperto, quindi senza la mascherina, solo acquistando la confezione contenente il solo Flender, quindi comunque uno doveva acquistare due prodotti separatamente. In questo caso invece abbiamo tutti e due i personaggi protagonisti della serie in un'unica confezione. Secondo me sono stati riprodotti in maniera molto fedele a quello che vediamo nell'anime, sia Kiashan che Flender. La qualità del prodotto è secondo me buona, considerando chiaramente anche le limitazioni tecniche di questo tipo di prodotti. Purtroppo il metallo non si può usare dappertutto, ma questo comunque, soprattutto nel personaggio di Kiashan, è molto molto presente. Poi gli daremo anche una pesata per quantificare un pochino il quantitativo anche di metallo. Ecco qua la nostra famosa bilancia. Allora effettuiamo il peso, pesiamo prima Flender e abbiamo 107 grammi. Ora passiamo a pesare invece il Kiashan, che è molto più metallico rispetto a Flender, e troviamo 144 grammi. Quindi diciamo che nel complesso è un peso abbastanza buono considerate le dimensioni. Ovviamente ragazzi prendete la prova del peso in maniera indicativa, perché non conosco la precisione della bilancia che uso, quindi non mi è possibile certificare in nessun modo il peso, ma indicativamente comunque siamo intorno a quell'ordine di peso là. Bene, io a questo punto direi che possiamo concludere questa mia piccola recensione. È un prodotto che attualmente non trovate in vendita, diciamo come novità nei negozi, quindi dovete ricercarlo più che altro tra i collezionisti, per chi magari lo vuole vendere,
oppure in qualche negozietto che magari ce n'è ancora qualcuno non venduto. Questo per quello che riguarda il mercato italiano. Poi magari nel mercato giapponese forse sarà di più facile reperibilità, non lo so. Comunque sia, voi se siete interessati provate a cercarlo e io penso che in qualche modo potreste riuscire a trovarne. Se non erro ne avevo visto uno anche su eBay e credo che forse ci sia ancora, quindi potreste provare eventualmente anche lì. Ovviamente prendetelo a un prezzo che non sia esagerato, perché comunque diciamo che secondo me va pagato per quello che offre intorno ai 200-250 euro al massimo, non di più, perché comunque ha due modelli, non solo uno come magari spesso accade in altre confezioni Chocokin, quindi comunque è un prodotto realizzato in buona parte in metallo. Per il resto posso dirvi che sicuramente se siete appassionati di Kea-chan e volete avere un modello che vi ricordi le avventure da lui passate nel cartone animato quando eravate più piccoli, sicuramente questo modello ve li riporterà tutti alla mente. Bene, io vi ringrazio per la visione del video, vi do appuntamento ovviamente alle prossime proposte qui sul mio canale, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella in maniera da essere avvisati ogni qualvolta io pubblicherò un nuovo video, visitate anche la mia pagina Facebook dell'Andrew Riker Channel, quindi non il profilo di Andrew Riker ma la pagina dell'Andrew Riker Channel, trovate anche il link nella descrizione del video, dove pubblicherò anche cose che non porto sempre qui nel canale YouTube, ma che comunque fanno parte delle mie passioni, che spero possano piacere anche a voi. Stessa cosa, seguite anche il mio profilo del canale sulle piattaforme Instagram e Twitter. Non mi resta che salutarvi con una delle frasi più celebri dette dal nostro amico Kea-chan quando si rivolge al suo amico per farlo trasformare, urlando insieme a voi Flying Jet!